Benvenuti nel nostro showroom. Sì, è proprio il caso di dirlo perché, come vedete alle mie spalle, abbiamo ben 3 appendini colme di giacche appartenenti alla categoria delle cosiddette 4 stagioni. Per offrirvi un servizio ricco di contenuti abbiamo invitato ben 15 aziende, in realtà una non è riuscita a spedirci il capo per tempo, a partecipare a questa rassegna stampa, praticamente tutte le rappresentanti della categoria. Un lavoro davvero lungo e estenuante che ci ha coinvolto per un mese e ci ha portato a selezionare per voi, crediamo, le migliori proposte oggi presenti sul mercato. Ricordiamo che questo video non è e non vuole essere un test prodotto su strada, perché per quello trovate i nostri sotto la lente. È semplicemente una guida all'acquisto su quanto di meglio offrano le case in questo momento in questa fascia di prodotto. Naturalmente per ogni giacca le case propongono un abbinamento col pantalone specifico per creare una vera e propria tuta da viaggio, ma questa è un'altra storia e vi promettiamo che ci torneremo in occasione delle vacanze estive. Abbiamo suddiviso questa rassegna stampa in 3 fasce di prezzo: le top di gamma sopra i 500 euro, quelle intermedie al di sotto dei 500 e infine quelle un po' più accessibili con un prezzo di acquisto al di sotto dei 300 euro. Si parte, tenetevi forte, dai 1349 euro della regina delle giacche da viaggio, la Ruka Raptor R, per arrivare ai 179 euro della entry level di questa rassegna, la Hypertech di Befast. Insomma, l'avrete capito, vi presenteremo giacche per tutti i gusti e soprattutto per ogni capacità di spesa, per cui andiamole a scoprire assieme. Cominciamo con la Ruka Raptor R, la top di gamma della famiglia delle giacche Ruka. Per chi non lo conoscesse, è un brand finlandese sinonimo di abbigliamento da viaggio di altissima qualità e, come vedremo, anche il prezzo non è proprio per tutti. Il tessuto esterno è un Gore-Tex Pro laminato con un tessuto Armacor in fibra aramidica e cordura, che è quanto di più resistente all'abrasione e allo strappo ci sia oggi in commercio. La particolarità di questa giacca è che la laminatura in Gore-Tex Pro è del tipo elasticizzata e questo conferisce una vestibilità e un fitting davvero fuori dal comune. Cominciamo quindi a descrivere questo capo partendo dalla parte superiore, dove troviamo il paracollo in Gore-Tex che, quando non utilizzato, scompare all'interno del colletto. E poi troviamo, scusate il gioco di parole, il colletto con il rivestimento in neoprene per non irritare la zona del collo. La chiusura prevede poi una doppia patella, una esterna e una interna, per proteggere la cerniera da infiltrazioni d'acqua. Al di sotto poi troviamo bene integrato il chest protector. Le 2 tasche frontali invece, queste che vedete qua, sono interamente rivestite in Gore-Tex in modo che isolino dalla pioggia il contenuto interno. Abbiamo poi i polsini interni in Gore-Tex che, una volta abbracciati dal guanto e rivestiti dalla chiusura della giacca, impediscono ad acqua, freddo e gelo di entrare. Abbiamo poi grosse prese d'aria di ventilazione laterali e nella zona delle braccia, che sono accoppiate a 2 estrattori d'aria su spalle e in posizione classica sul dorso. E infine internamente troviamo un piumino in vera piuma d'oca per isolare come si deve dal gelo. Se siete dei motociclisti che macinano chilometri dall'alba al tramonto con ogni condizione atmosferica, sicuramente apprezzerete le elevatissime feature tecniche di questa giacca e digerirete meglio anche il suo prezzo, di certo non per tutti. Questo prodotto costa 1349 euro. Continuiamo con la Dainese Springbook 3L Absolute Shell. È la giacca impermeabile 4 stagioni a te strati di Dainese, studiata per i lunghi viaggi su strada e fuoristrada, quindi adatta anche ai percorsi adventure. I 3 strati di cui si compone, quindi giacca esterna, fodera impermeabile e layer termico imbottito, conferiscono un'estrema versatilità a questo capo e rendono la Springbook 3L particolarmente adatta per un utilizzo in tutte le stagioni. Tra le chicche di questo capo troviamo gli inserti rinforzati su spalle e gomiti
in morbida pelle scamosciata. Un dettaglio questo di funzionalità che non mancherà di catturare i mototuristi, perché acquisisce sfumature uniche nel tempo, segnando così la storia e le avventure della giacca, ma soprattutto di chi la indossa. Infine abbiamo gli ampi pannelli di ventilazione apribili con una mano che consentono di adattare il capo a ogni condizione climatica. Le 4 ampie tasche esterne, 2 frontali e 2 cargo, di cui una in rete accessibile comodamente anche con una sola mano, permettono poi di avere una grande capacità di carico per portare sempre con voi e a portata di mano tutto ciò che vi serve durante il viaggio. In sostanza è il solito concentrato high-tech che contraddistingue i capi dell'azienda veneta, con quei tocchi vintage che sicuramente non dispiaceranno ai motociclisti di lungo corso. Il prezzo 749 euro. Poi abbiamo la Alpine Stars ST7 2L Gore-Tex. Diciamo subito che l'Alpine Stars, così come abbiamo visto già con la Rucca, va un po' in controtendenza col resto dei concorrenti, perché punta su capi laminati, ossia con la membrana impermeabile saldata col guscio esterno. La ST7 nello specifico è dotata di un guscio principale, come dicevamo prima, in Gore-Tex laminato, completamente impermeabile e traspirante, resistente, leggero e flessibile. Il tessuto esterno offre una vestibilità davvero estremamente confortevole grazie alla forma già precurvata e agli ampi pannelli elasticizzati che ritroviamo su torace, schiena e ascelle, per un'eccellente libertà di movimento. Troviamo poi delle ampie tasche cargo, anche queste ergonomiche e impermeabili, che garantiscono il comfort anche quando si è in posizione di guida e con le tasche cariche. Il colletto dritto con chiusura diretta e regolazione con cordino sigilla poi perfettamente l'aria intorno al collo in caso di pioggia o temperature estreme. Naturalmente, come sulle concorrenti, troviamo i consueti pannelli per la ventilazione diretta su torace e aperture con cerniere sulle braccia per garantire sempre una ventilazione ottimale nelle giornate più calde. Piace infine la fodera termica, che è rimovibile e composta da un tessuto isolante da ben 100 grammi su busto e da 60 grammi sulle braccia, per non intralciare quando si guida con capi pesanti per la stagione invernale. Insomma, il classico capo per chi non scende a compromessi, col plus di un fitting e di una vestibilità davvero molto buoni. Il prezzo è di 679 euro. Tra i brand meno conosciuti in Italia sicuramente ritroviamo quello di Dane. Per chi non la conoscesse, è un'azienda top di gamma che fa parte del gruppo olandese Splash Design ed è, per intenderci, anche il proprietario di Macna, azienda sicuramente più nota. La Reykjavik, questa che vedete qui, è un capo ipertecnico realizzato in tripostrato e sfrutta la membrana Gore-Tex Z Liner e ha il piumino staccabile. Ma non finisce qui, perché il tessuto esterno è impregnato con un polimero molto particolare che la rende non soltanto più resistente all'acqua, ma anche più resistente allo sporco. Troviamo poi degli ampi pannelli elasticizzati sulle braccia e sulla schiena che le conferiscono un'eccellente vestibilità, sicuramente tra le migliori di questa rassegna. I 2 pannelli sul petto completamente apribili e l'ampio pannello che ritroviamo sulla schiena la rendono quasi una giacca estiva, assieme alle grandi prese d'aria che ritroviamo sulle maniche. Ha poi il sistema Storm Cuff per evitare che l'acqua possa entrare tra il guanto e il polsino. Il prezzo ovviamente non è per tutti, ma i contenuti tecnici e le soluzioni innovative sono davvero di alto livello. Il prezzo infatti è di 669 euro. Il completo top di gamma di Clover, azienda italiana, si chiama Crossover VP ed è una giacca touring, naturalmente 4 stagioni. 3 gli stati presenti: il laminato esterno, la membrana impermeabile chiamata Aquazone Plus e l'imbottitura termica. Segnaliamo una particolarità, perché entrambi gli strati possono essere usati indipendentemente. Lo strato termico può essere indossato come piumino sintetico da passeggio, mentre la membrana antiacqua può essere utilizzata come capo impermeabile ad alta visibilità al di sopra della giacca, così da renderla non soltanto completamente impermeabile,
ma soprattutto ancora più isolata termicamente, perché la coibentazione è nettamente superiore. La reazione poi, come sempre, è affidata a ben 9 prese di ventilazione regolabili. Abbiamo il petto, torace, braccia e schiena, mentre la capacità di carico è notevole grazie alle 12 tasche, di cui 3 impermeabili. Tra le curiosità di questa giacca segnaliamo che il tascone posteriore removibile è utilizzabile come marsupio o come borsa da tracolla. Tra le soluzioni veramente smart di questo capo, l'ampio tascone frontale che una volta rimosso libera questa ampia presa d'aria, ma per non perdere la capacità di carico si può spostare dalla posizione frontale e mettere nella posizione laterale. In questo modo la capacità resta sempre la stessa. In breve, se cercate un vero capo tecnico per i viaggi a lungo raggio, questa è la giacca crossover. Il prezzo è di 619 euro. Cominciamo la rassegna dei prodotti sotto i 500 euro di prezzo con questo prodotto della OJ World, ispirato ai ride nel deserto. Il completo si chiama appunto Desert Next ed è il fiore all'occhiello della casa milanese. È un completo a 3 strati che può essere utilizzato sia nelle stagioni più calde grazie alle numerose prese d'aria e ai pannelli di ventilazione a doppia apertura, sia nella stagione più fredda grazie alla membrana impermeabile e al guscio termico, entrambi come vedremo removibili. La vestibilità di questo capo è garantita dalle numerose regolazioni a strappo e dagli inserti elasticizzati, mentre la sicurezza è assicurata dallo strato esterno in nylon 750D con rinforzi in poliestere 1680D nei punti più esposti. Buona la capacità di carico con ben 6 tasche esterne, di cui una staccabile sulla manica per avere sempre a portata di mano pass e card, e 4 tasche interne. Insomma, se avete in programma viaggi estremi e imprevedibili in quanto a temperature e condizioni atmosferiche, questo capo potrebbe essere una buona scelta. Il prezzo è di 449 euro. Per gli amanti dell'adventuring e delle experience in off-road, vi suggeriamo la Tour Roadbook, che può essere usata in configurazione invernale con i 2 strati interni staccabili e utilizzabili anche da soli. Mi riferisco alla membrana impermeabile e traspirante Hydroscud e all'imbottitura in poliestere, e in configurazione estiva con la sola scocca esterna con tutte le prese d'aria aperte. Tra le numerose prese d'aria c'è anche l'innovativa Air Stripe Construction, che consente di chiudere la giacca lasciando aperta la presa d'aria centrale lunga come la zip e le aperture modulabili su tutta la lunghezza della manica per aumentare ancora di più il flusso d'aria in ingresso. Il taglio rally con la parte frontale più corta e le ampie tasche laterali danno poi il giusto stile a questa giacca Adventure, che in fin dei conti si dimostra la scelta giusta, la scelta ideale per i viaggi e gli spostamenti quotidiani, sia su asfalto che sugli sterrati. Il prezzo è nella media, costa 499 euro. All'interno di questa rassegna dedicata alle giacche 4 stagioni non poteva mancare la Speedy 4 Season Evo, l'evoluzione della giacca da moto a 3 strati più celebre della casa, ideale per il turismo a medio e lungo raggio effettuato con moto adventure e da gran turismo. 2 giacche interne completano l'equipaggiamento standard. Abbiamo lo strato termico foderato con una vatta da 100 grammi e quello impermeabile traspirante costruito con una membrana H2 Out e a sua volta foderato con una rete comfort ad alta dispersione di umidità. Tutti e 3 gli strati, quindi il guscio esterno, la termica e la membrana impermeabile, sono agganciabili tra di loro oppure utilizzabili singolarmente. Il guscio esterno è realizzato con un tessuto a 3 strati denominato Extra Tenax e, come dice il nome, con un'alta resistenza allo strappo e al taglio, abbinato a un morbido tessuto elasticizzato nelle aree dove il comfort è più determinante. I 6 grandi pannelli di rete a scomparsa garantiscono infine una ventilazione davvero eccellente nelle giornate più calde. Insomma, una evergreen, un grande classico dell'azienda veneta.
le ha tutte, ha il prezzo, i contenuti tecnici e il fitting. Con lei di sicuro non sbagliate. Il prezzo è di 489 euro. L'olandese Macna propone questa giacca impermeabile in stile Touring, in 3 strati ovviamente. La Domain è sempre attenta a studiare soluzioni tecniche innovative. Questa giacca offre la membrana Rentex Plus staccabile, ma è elastica e quindi sicuramente meno ingombranti delle normali membrane utilizzate su altri capi. D'estate la sua peculiarità è che si trasforma in una vera giacca a rete grazie ai pannelli sul petto e sulla schiena completamente apribili e alle grandi prese d'aria che ritroviamo sulle maniche. Tra i punti di forza, gli strati interni non sono agganciati al guscio esterno tramite asole e bottoncini scomodi da azionare, ma sono agganciati alla giacca con una zip che fa tutto il giro all'interno del capo per restare sempre fermo nella sua posizione. Stessa soluzione sui polsi per non agganciarsi mentre ci si sveste o sveste la giacca, un classico dei capi multistrato. Infine, per la sicurezza notturna ci sono ampie pannellature in tessuto riflettente Night Eye che riflettono le luci dei fari delle macchine. Una vera best buy, sicuramente rientra tra le migliori proposte in commercio per il giusto bilanciamento tra contenuti tecnici e prezzo d'acquisto. Il prezzo è di 419 euro. Chi di voi non conosce Will.Up, la catena di negozi specializzati in casche, abbigliamento e accessori moto numero 1 in Italia? Ma per chi non lo sapesse, Will.Up non è solo un rivenditore, ma produce anche prodotti con brand proprietari e tra questi per l'appunto c'è Alike. E nello specifico, questo che vedete tra le mie mani è la giacca Expedition 3, una giacca da turismo dedicata ai più avventurosi. La Expedition 3 assicura ottime prestazioni in tutte le condizioni climatiche. Partendo dalla configurazione completamente invernale, rimuovendo i 2 strati interni indipendenti e agendo sui pannelli frontali e su quello posteriore all'occorrenza removibili, si alleggerisce il capo rendendolo un vero e proprio prodotto estivo. E non mancano poi particolari specifici studiati per l'avventura come la predisposizione per la sacca idrica. Sicuramente la Expedition 3 è tra quelle che hanno il miglior rapporto qualità-prezzo all'interno di questa rassegna, per cui se avete un occhio al portafoglio e un occhio alle soluzioni tecniche, questa potrebbe essere quella che fa il caso vostro. Il prezzo è di 379 euro. Tra le novità 2024 di questa stagione non poteva mancare la Cerbis CE X Rover. Con questa giacca la famosa azienda bergamasca, nota per la realizzazione di componenti aftermarket per le moto da off-road, propone questo bel capo 3 strati che strizza l'occhio alle moto da adventuring. Il tessuto esterno è realizzato in poliestere 600D resistente allo strappo e all'abrasione. Il taglio sportivo invece prevede polso, maniche, vita e fondo completamente regolabili per dare tanta libertà di movimento nella guida sportiva, unita anche a questi inserti elasticizzati sul dorso. La capacità di carico invece è affidata a 3 tasche esterne e una tasca petto interna impermeabile e con cuciture totalmente nastrate per evitare appunto infiltrazioni d'acqua. Ricordiamo che la membrana interna poi è completamente removibile e utilizzabile come capo antiacqua indipendente. Tra le chicche poi segnaliamo la presenza dell'interno del colletto in micropile per non dare fastidio in questa importante zona del corpo e l'imbottitura termica da ben 100 grammi. Davvero aggressiva in questa sua colorazione verde militare con inserti in nero, la Cerbis tiene fede al suo heritage fuoristradistico, dimostrandosi la scelta giusta se siete degli amanti delle manifestazioni di adventuring e dell'experience in fuoristrada. Il prezzo è di 349 euro. Tra le outsider del gruppo vi suggeriamo la Revit Catalyst H2O. Questa giacca possiede membrana e fodera termica removibili, ma come potete vedere
ha una linea e un design completamente nuova rispetto alle giacche da turismo tradizionali. Entrando nello specifico, la sua peculiarità, come potete vedere, è quella di strizzare l'occhio alla sportività e considerando che ormai certe crossover oltrepassano i 170 cavalli, ci sembra una scelta più che azzeccata. Voi cosa ne pensate? Il taglio è decisamente regolare, quindi abbastanza confortevole, resta comunque un capo tecnico perché non ha una vestibilità morbida come quella che possiamo ritrovare su certi capi urban, ma nemmeno quella aderente che caratterizza i capi più tecnici. Il tessuto esterno incorpora due tessuti di poliestere di prima qualità per assicurare non soltanto un'eccellente resistenza all'abrasione, ma un fitting davvero notevole. Il suo punto di forza sicuramente è il taglio completamente nuovo rispetto alle giacche da turismo in commercio. Se dovessimo stilare un'ipotetica classifica all'interno di questa rassegna, sicuramente la Revit è quella che ci è piaciuta di più per il fitting e la vestibilità. Il prezzo è di appena 319 euro. La Torino della tedesca Elde rappresenta, se vogliamo, un po' un'eccezione all'interno di questa guida, perché tecnicamente sarebbe una due strati. Utilizzo il condizionale perché in realtà la membrana impermeabile che nelle altre giacche è removibile, qui è un tutt'uno con la termica, a sua volta estraibile. La Torino è realizzata col tessuto AirGuard 500D, estremamente resistente, dotato di una fodera interna a rete per favorire la traspirazione nelle giornate più calde. Per regolare comunque la temperatura nelle giornate afose troviamo delle cerniere di ventilazione frontale a doppia apertura, mentre degli inserti elastici sotto le braccia e nella zona dei gomiti migliorano la vestibilità. Insomma, la solita concretezza tedesca, pochi fronzoli e tanta sostanza. Il prezzo? 299 euro. E infine chiudiamo con la Hypertech, che si caratterizza come il resto dei prodotti a marchio Befast per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie alla distribuzione esclusiva e diretta da parte di motoabbigliamento.it sia online sia nei numerosi punti vendita di proprietà sul territorio italiano. In questo modo Befast riesce ad abbattere gran parte dei costi di distribuzione, garantendo dei prodotti che si distinguono non soltanto per l'ottima praticità di utilizzo, ma soprattutto per il prezzo di vendita davvero concorrenziale. E non a caso questo è la entry level di questa rassegna. La giacca, come le sue concorrenti, è ideale in tutte e quattro le stagioni grazie alla fodera termica removibile e alla membrana impermeabile estraibile. Troviamo poi i volumi di maniche e vita regolabili, stampe e inserti riflettenti per viaggiare sicuri anche di notte e il colletto con chiusura micrometrica. Insomma, la scelta giusta per chi si avvicina al mondo dei grandi viaggi e non vuole spendere tanto. Il prezzo bassissimo dell'Hypertech ne fanno la entry level di questa rassegna. Insomma, la scelta giusta per chi si avvicina al mondo dei grandi viaggi e non vuole spendere una fortuna. Il prezzo infatti è 179 euro, il più basso, come dicevamo prima, di questa rassegna. Come sempre siamo giunti al termine di questa lunghissima rassegna di prodotto. Non essendo un confronto, una comparativa per usare un termine tanto di moda oggi, non ci sono classifiche. La domanda quindi sorge spontanea. Ha senso spendere più di 1000 euro per una giacca da moto quando ci sono prodotti offerti a un decimo del suo valore? Sì e no. Diciamo subito che un prodotto entry level in caso di scivolata offre sostanzialmente la stessa protezione di un prodotto premium, perché i dispositivi di protezione individuale per spalle, gomiti e dorso devono sottostare tutti alle stesse severe norme di omologazione. Poi possiamo discutere sulla presenza di tessuti più robusti all'abrasione e rinforzi ulteriori in presenza di punti più critici, ma ripeto, il livello di protezione è sostanzialmente lo stesso, un po' come avviene per i caschi. A livello di strati interni, qui volendo, possiamo iniziare a notare le vere prime differenze. Di solito un capo entry level presenta una membrana impermeabile che sopporta benissimo il temporalone preso nel tragitto casa-lavoro,
ma che può andare in sofferenza, passatemi il termine, se si affronta un viaggio sotto l'acqua per tutto il giorno. La vera differenza tuttavia la fanno il comfort e la vestibilità. Più si sale di prezzo e più troviamo soluzioni tecniche come le membrane elasticizzate e i gusci esterni con tessuti di prima qualità che ne rendono confortevole l'utilizzo anche dopo numerose ore di viaggio. Anche le termiche in questo caso sono di alto livello per garantire sempre un eccellente isolamento dal gelo. La risposta quindi è questa: se acquistate una giacca con l'idea di indossarla non solo tutti i giorni nel traffico, ma anche per affrontare viaggi di un certo impegno, allora ha senso spendere qualcosina di più. Se invece pensate di utilizzarla prevalentemente in città o al massimo per qualche giro fuori porta nel weekend, allora anche un entry level può fare benissimo al caso vostro. Come sempre noi vi aspettiamo per i vostri commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!